Nell'episodio 142 vi raccontavo di personaggi storici, personaggi famosi che si diceva avessero venduto la propria anima al diavolo in cambio di favori. Tra questi personaggi la storia di Lucida Manzi, la signora degli specchi, una nobildonna italiana che si macchiò di orribili delitti. Tutto ciò si svolse nel 1600, appunto in Italia, ma sempre nel 1600, a migliaia di chilometri di distanza in Slovacchia, si consumava la storia di un'altra donna che sorpassò per efferatezza e sadismo Lucida Manzi, la storia della contessa Báthory. Vi narrerò di lei in questo episodio. Vi narrerò la leggenda sorta intorno ai suoi crimini, ma vi narrerò anche la verità che si cela dietro questi scenari, una verità che non sempre, della quale non sempre si parla. Quindi benvenuti su Frontiere Proibite, benvenuti da Roberto Lapaglia, nuovo episodio La Contessa Báthory. Prima di iniziare un invito ad iscrivervi al canale, a lasciare i vostri commenti, se vi fa piacere i vostri like. Noi ci vediamo subito dopo la sigla. Nata nel 1560, Erzsébet Báthory passa gran parte della sua infanzia in solitudine, contemplando per ore ed ore la natura dalla quale si sente incredibilmente attratta. Il suo matrimonio con il conte Ferenc Nadasdy non cambia di molto le cose e il fatto che l'uomo si trovi spesso lontano da casa permette alla donna di compiere indisturbata i suoi misfatti. La donna è costantemente assillata dall'idea di invecchiare, di perdere tutta la sua bellezza, col suo irresistibile fascino. Per questo motivo la contessa trascorre ore ed ore davanti allo specchio, attorniata da alcune donne che si diceva fossero delle streghe e che le davano consigli su come rimanere giovane e bella. In realtà erano proprio queste donne, insieme ad alcuni servi, a procurare alla contessa le vittime. Ma come ebbe inizio tutto questo? Tutto inizia con la morte del marito, avvenuta nel 1604, e contemporaneamente con l'arrivo al castello di una misteriosa donna, Anna, che però tutti conoscono con il nome di Darvulia. Darvulia iniziò la contessa Báthory ai riti di magia nera e la convinse a costruire nei sotterranei del castello un vero e proprio laboratorio di tortura con una vasca molto grande dove la contessa poteva bagnarsi nel sangue delle vittime per poter restare eternamente giovane. Le torture praticate dalla contessa erano tra le più sadiche e le più svariate, dal porre nelle mani delle vittime delle monete arroventate fino a cucirgli le labbra con dei lunghi spilloni. In breve tempo i sotterranei del castello vennero adibiti esclusivamente a questi macabri rituali. Nelle piccole camere le vittime aumentavano sempre più di numero, tanto che ben presto divenne un vero e proprio problema trovare un posto dove seppellire le ragazze uccise, e fu per questo motivo che si iniziarono a compiere i primi errori. Le ragazze scomparse erano ormai troppe, le voci iniziarono a circolare, soprattutto quando di tanto in tanto e sempre più spesso nelle campagne venivano ritrovati dei corpi sepolti troppo velocemente. Ma la situazione precipitò del tutto quando il cognato della contessa Báthory, invitato a cena,
vide arrivare nella sala da pranzo il suo cane che stringeva in bocca una mano appartenuta ad un cadavere ritrovato fuori dalle mura. L'uomo però mantenne il silenzio. Ma per quale motivo? Sperava forse in una redenzione della contessa, oppure temeva lo scandalo che ne sarebbe venuto fuori? La situazione non cambiò affatto. E non cambiò neanche dopo la morte di Darvulia, anzi divenne ancora più insostenibile. La contessa Báthory aveva ormai quasi 50 anni, aveva terrore di invecchiare e questo la portava ad essere esasperata, a cercare sempre più vittime da sacrificare al suo folle intento. Prese così al suo servizio una nuova strega, Elza Majorova, la quale gli consigliò di sacrificare principalmente ragazze nobili, poiché in tal modo gli incantesimi avrebbero avuto un effetto maggiore e soprattutto immediato. Da quel momento in poi si scatenò una vera e propria caccia alle giovani donne appartenenti alle famiglie nobili del luogo. Le donne e le ragazze venivano assunte come dame di compagnia, ma poi, dopo poco tempo, inspiegabilmente sparivano. Fu proprio quest'ultimo fatto che tradì la contessa. In quel periodo, infatti, la sparizione di giovani ragazze appartenenti al popolo non faceva molta notizia, ma la sparizione di giovani donne appartenenti alle famiglie nobili di certo non passò del tutto inosservata. Le voci iniziarono a circolare con sempre più insistenza, tanto che un incaricato del re si recò al castello della Báthory. Nelle segrete venne rinvenuto il corpo di una giovane ragazza torturata e morta da pochi giorni. Quindi un paziente lavoro di investigazione portò al ritrovamento di tutti gli altri cadaveri. Il processo iniziò il 2 gennaio 1611, ma Erzsébet, per via del suo rango, non si presentò in aula. Gli atti di questo processo sono oggi conservati presso gli archivi nazionali di Budapest. Il 7 gennaio furono eseguite le sentenze decise dal tribunale. Le serve della contessa vennero condannate al rogo, i servi decapitati e i loro corpi gettati nelle fiamme. La contessa Báthory invece, in virtù del suo rango, venne condannata ad essere segregata a vita nel suo castello, venne murata viva in una stanza dalla quale penetrava soltanto una debole luce proveniente da un buco praticato nel soffitto. In queste condizioni, con i pasti che le venivano passati attraverso un foro che aveva sostituito la porta, la donna trascorse 4 anni. Morì la notte del 21 agosto 1614, all'età di 54 anni, e molti dichiararono che nonostante l'età avanzata fosse ancora giovane e bella. Questa la tragica storia della contessa Báthory, storia che si dipana tra realtà e leggenda. Ma le cose andarono effettivamente così? In realtà le cose andarono diversamente. Viste le prolungate assenze del marito, la contessa Báthory iniziò a frequentare sempre più assiduamente una sua zia, Carla, la quale a sua volta le presentò una donna, Dorotea Zentes, una esperta di magia nera che incoraggiò le tendenze sadiche della Báthory. I delitti invece iniziarono tra il 1585 e il 1610 e tutti i parenti della contessa ne erano a conoscenza, ma mantennero però il segreto, mentre la situazione precipitò notevolmente dopo la morte del marito. Alla contessa inoltre lo scenario della violenza non era del tutto nuovo. In quel periodo maltrattare i servi era una prassi del tutto comune, soprattutto tra le famiglie nobili.
La zia Carla e Dorotea Zentes, infine, introdussero la giovane contessa in certi circoli privati, circoli formati da persone nobili che dietro sfarzosi ricevimenti in realtà nascondevano sadismo e violenza. Ma quali sono le prove dei terribili delitti dei quali vi ho parlato? Di certo la contessa Báthory aveva le mani macchiate di sangue, di certo uccise molte giovani ragazze, ma il sospetto che poi tutto questo scenario sia stato in parte gonfiato ad arte è del tutto plausibile. Gli unici documenti storici che testimonierebbero i presunti crimini commessi dalla Báthory sono quelli relativi al processo e alle deposizioni, documenti che non tutti gli storici ritengono attendibili, ipotizzando che le accuse nei suoi confronti nascondono in realtà motivazioni di carattere politico. La contessa, subito dopo la morte del marito, era diventata una donna molto ricca e potente, e non erano certo in pochi i nobili del luogo che avevano tutto l'interesse di screditarla in modo da venire in possesso delle sue ricchezze. Infine, la prima traccia scritta della leggenda riguardante la contessa Báthory si trova nel testo di un accademico gesuita, László Turoczi, risalente al 1729, un testo che ormai molti storici considerano gonfiato ad arte appunto per screditare la donna. Comunque siano andate le cose, di certo la contessa Báthory non ottenne l'eterna giovinezza, ma di contro, sia pure in un contesto oscuro e crudele, ottenne quell'immortalità che soltanto la storia riesce a dare. E con questo siamo giunti alla fine del nostro viaggio. Se vi è piaciuto questo video, un invito ad iscrivervi al canale e a lasciare i vostri commenti, i vostri like. Noi ci vediamo la settimana prossima per un nuovo viaggio, una nuova frontiera da varcare, un nuovo mistero da raccontare. Grazie per avermi fatto compagnia. Ciao a tutti.